Il lupo che entrava nelle fiabe. Quando Lupo si svegliò quel mattino, il sole brillava alto nel cielo. Era una giornata perfetta per la grande merenda di primavera che ci sarebbe stata quel pomeriggio nel bosco. Quest'anno per merenda farò una torta di mele, disse Lupo. Il problema è che non so cucinare. Lupo prese un cestino e uscì nel bosco. Avrebbe sicuramente trovato qualcuno disposto ad aiutarlo. Lupo camminò a lungo senza incontrare nessuno. Finalmente a una curva si trovò faccia a faccia con 3 porcellini che stavano costruendo le loro case. «Aiuto! Il lupo!» esclamarono i porcellini. «Ci mangerà!» «Mangiare dei porcellini così carini? Ma proprio no!» esclamò il lupo orripilato. «Allora soffierai e le nostre case voleranno via?» «Oh, ma che? Quello che vorrei è cucinare una torta di mele, ma non so come fare!» I 3 porcellini si guardarono stupiti. «Ti diamo la ricetta di zia Rosetta? La sua ricetta è la migliore del pianeta!» «D'accordo», disse il più saggio dei 3 porcellini, «ma a una condizione. Ci devi aiutare a finire di costruire le nostre case». Lupo si mise allegramente al lavoro. Quando riprese il cammino era dolorante, ma aveva la ricetta di zia Rosetta. Doveva soltanto mettere insieme gli ingredienti: farina, burro, uova, zucchero e ovviamente le mele. Mentre camminava, Lupo pensava alla sua torta, morbida, burrosa, squisita. Aveva già la collina in bocca. Per cominciare ho bisogno della farina. E se chiedessi qui? Lentamente la porta si aprì e sbucarono i musi di 7 piccoli capretti. Lupo si avvicinò e vram! Qualcuno lo colpì. Quando aprì gli occhi, Lupo era legato e gli faceva male alla testa. Allora lupo, ti credi ancora il più forte? Ringhiò mamma capra. «Certo che no», gridò Lupo. «Avrei bisogno solo di un po' di farina». Farina per mostrare le tue zampe bianche e divorare i miei capretti? No, bofonchiò Lupo. Farina per fare una torta. Per fortuna la capra amava cucinare e in cambio della ricetta di zia Rosetta diede al lupo la farina. E lo buttò fuori di casa. Lupo riprese il cammino, borbottando tra i denti. «Non pensavo che fare una torta fosse così complicato», rimuginava ancora quando udì qualcuno cantare. Era una bambina, di rosso vestita, che raccoglieva i fiori. Ehi tu, io ti conosco! Strillò la bambina. Tu sei il lupo, tu sei il lupo! Lupo sospirò. «Ci risiamo. Non aver paura, non ti mangio», disse con la sua voce più dolce. Questo è sicuro? Disse la bambina alzando le spalle. Non hai l'aria per niente cattiva. Sollevato, Lupo si sedette vicino a Cappuccetto Rosso e mentre si dividevano una galletta gli raccontò della ricetta di zia Rosetta. Se giochi con me ti darò il mio vasetto di burro per la tua ricetta, disse la bimbetta. Per ore Lupo giocò a rincorrersi, a nascondino, a 1, 2, 3 lupo. Alla fine non ne poteva davvero più, ma aveva il burro per la sua ricetta dentro al cestino. Ingrediente numero 3, uova, lesse poi il lupo. Ed ecco che vide un nido proprio sopra la sua testa.
Il lupo iniziò ad arrampicarsi quando un grido lo fece sussultare. Ai piedi dell'albero una volpe aveva appena catturato una gallina rossa. Stasera bollirai sul paiolo, gridò la volpe. Io e la mia mamma faremo festa. Povera gallinella, pensò Lupo, devo salvarla. Senza far rumore scese dal suo trespolo e seguì la volpe. Quando la volpe si addormentò, Lupo ne approfittò e liberò la gallina. Povera me! Povera me! Gridò quella. Sfuggita una volpe per finire nelle fauci di un lupo. Tranquilla, io non ti mangerò, le promise il lupo. Dai Cocca, filiamo via di qui. Per ringraziare il lupo, la gallina voleva fargli un paio di mutandoni che l'avrebbero reso il lupo più bello del bosco. No, grazie, disse il lupo. Preferirei qualche buon uovo fresco. Lupo si rimise in marcia. Sgranò gli occhi quando si trovò di fronte a una piccola casetta carina, fatta di pan di zenzero, biscotti, caramelle, zucchero. Capita a fagiolo, pensò Lupo, staccando un pezzo di grondaia. Ho bisogno di zucchero per la mia ricetta. All'improvviso la porta si aprì e ne uscì una strega orrenda. Chi sgranocchia la mia dimora? Grugnì. Un lupo? Pah! Lo trasformerò in un pollo. Sarà più buono da mangiare. No, di certo! Gridò il lupo terrorizzato e si mise a correre. Lupo corse con la strega alle calcagna. Senza più fiato arrivò a una capanna e ci entrò dentro. Buongiorno, amico mio. Che ti insegue? Oh, una strega! Gridò terrorizzato. Mi vuole trasformare in un pollo. Non temere, qui non ti troverà. Riposati un po' vicino al caminetto, ti vedo esausto. Riconoscente, Lupo si sedette e si assopì. Al risveglio, Lupo raccontò a Biancaneve la sua storia, della merenda, della ricetta di zia Rosetta, delle persone strane che aveva incontrato e di tutte le cose strane che gli erano capitate. È perché sei nel bosco delle fiabe, gli spiegò la ragazza. Comunque, prendi queste belle mele per la tua torta. Lupo guardò preoccupato le magnifiche mele rosse. Giuro, la regina cattiva non le ha toccate, rese Biancaneve. Rassicurato, Lupo la ringraziò. Biancaneve condusse il lupo davanti al suo specchio. Specchio, specchio, specchio delle mie brame, dimmi, chi è il lupo più bello del reame? È il lupo più bello, disse lo specchio divertito. Lo teniamo qui con noi? No, caro specchio, rispose Biancaneve. Rimandalo subito nel bosco. Ma prima, e Biancaneve depose un dolcissimo bacio sul muso di Lupo, che si sentì arrossire, mancare, arrossire, mancare. Lupo scosse la testa stordito. Era di nuovo a casa sua. Lupi! Ho tutto quello che serve per preparare la mia torta! Presto, ai fornelli! Nella cucina, Lupo seguì alla lettera la ricetta di zia Rosetta. Tagliò, versò, mescolò. Quando fu tutto finito, la sua torta era gonfia e cotta a puntino. Fu allora che
Bussarono alla porta. Ciao tesoro, Disse la nonna. siamo venuti per la merenda. All'ora della merenda gli amici di Lupo erano tutti accomodati intorno alla tavola, impazienti di cominciare. Eccoti finalmente, Gridò Valentino. che cosa ci hai portato di buono? La torta di mele di zia Rosetta, rispose Lupo. E anche qualche nuovo amico.